Bentornati ragazzi sul mio canale. Oggi faremo un video particolare. Perché? Perché ieri YouTube mi comunica che sono arrivato a 10.000 iscritti e grazie veramente a tutti voi. Ora, neanche il tempo di pensare a che video faccio in occasione di questo particolare evento che arrivo il giorno dopo già a 10.271. Questo è un real time, cioè mentre faremo questo video si iscriveranno, spero, altri di voi. Bene, il video deve essere quando si fanno 10.000 iscritti, come quando si fanno 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, deve essere un po' particolare, quindi usciremo dalla serie che sto realizzando, il famoso 6 kW, 12 kW di spunto off-grid, per fare questo spezzone dove ovviamente, come classico su questo canale, andremo a trattare comunque aspetti tecnici, però sarà un video molto istruttivo, molto tecnico, che però avrà anche sul finale qualcosa di veramente simpatico e di interessante, sempre con lo scopo di capire il perché di alcune cose nell'ambito dell'energia fai da te, del fotovoltaico, dell'eolico e dell'idroelettrico. Bene ragazzi, io vi dico come sempre buona visione. Passiamo al titolo, che è veramente interessante. Questo video riguarderà i metalli. Come voi ben sapete, i metalli sono importanti nel fotovoltaico. Bene, vediamo quello che è un aspetto che oggi voglio trattare nei dettagli, la conduttività dei metalli nel fotovoltaico. Buona visione e come al solito, se è vostro piacere, iscrivetevi al canale. Bene, come avete visto dal titolo, oggi parleremo della conduttività elettrica dei metalli, non di quella termica, ma di quella elettrica. È di importanza fondamentale questo aspetto, perché quando abbiamo un impianto, soprattutto a basse tensioni, la conduttività evita surriscaldamenti, evita dispersioni, evita perdite di energia che poi ci fanno starare un po' tutti gli strumenti facendo partire le emergenze. Questo aspetto è importante e adesso partirò con la mia tabella. Nel frattempo vedete che si è iscritto un altro amico del canale, grazie. E questo video, lo dicevo, è dedicato a voi perché mi sostenete con i vostri commenti, con le donazioni, con le vostre iscrizioni e con tutto quello che rotea intorno alla vostra passione e non solo la mia. Bene, conduttività dei metalli, vediamo che cos'è e perché è così importante. Partiamo subito col dire che i metalli conducono la corrente elettrica. Bene, farò la solita paternale, anche il corpo conduce l'elettricità. Ecco perché, se non sapete cosa fare, avvaletevi di esperti, e questo lo dirò sempre nel mio canale perché la corrente è pericolosa. Ora, i metalli conducono elettricità, ma non tutte alla stessa maniera. Ora, non voglio fare una lezione universitaria sugli ohm e tutto il resto, però sappiamo, e è giusto che sappiate, che non tutti i metalli conducono alla stessa maniera. Quindi quando scegliamo un metallo per costruire il nostro impianto fotovoltaico, dobbiamo scegliere il metallo giusto. A volte l'influenza è anche quella economica, ci sono metalli che costano di più anche se conducono di più, e vedremo proprio una tabella oggi che spiega tutti questi dettagli per fare la giusta scelta. Sappiate che i busbar di congiunzione delle batterie, piuttosto che i distributori elettrici, queste barrette metalliche che servono a distribuire l'equipotenziale nelle varie fasi attraverso i cavi, piuttosto che le connessioni, i bulloni, tutto questo che è fatto di rame, di acciaio inox, di stagno, cose saldate al piombo, hanno una differenza in termini di conduttività elettrica. Vedremo oggi dei dettagli interessanti per fare l'impianto e poi continuare con la serie dei 6 kW off-grid, ma con un'altra logica, un'altra cognizione delle cose, ovvero questi metalli, che non sono tutti uguali, quale scegliere e perché. Andiamo avanti. I metalli ovviamente sono tantissimi, io ne ho presi 10, sono i 10 più usati nel fotovoltaico, nell'eolico. Ora vedete che non li ho scritti tutti perché voglio anche descriverveli, allora ne ho presi 3. Ho messo il rame, perché qua? Perché il rame è al secondo posto tra i migliori conduttori. Ebbene, nel fotovoltaico lo stagno si trova all'8° posto e il piombo si trova al 9° posto. Perché li ho messi insieme per poterveli spiegare bene?
Perché il rame è tra i migliori conduttori. Quando noi facciamo un busbar di rame, abbiamo un conduttore di qualità. Ebbene, lo avvitiamo e siamo a posto. Però il rame si ossida e molti cosa dicono? Beh, posso fare o addirittura comprare, perché li vendono e quasi tutti li usavamo, e forse anche voi, i busbar che sono stagnati. Ora sono protetti da questo velo di stagno e quindi non si ossidano. Sì, ma lo stagno è all'8° posto, cioè ha una conduzione bassa. Aggiungiamo anche degli elementi che sono i valori di conduttività, giusto per capire bene di cosa stiamo parlando. Ecco i valori espressi in ohm. Bene, il rame conduce 57, è il suo livello, è altissimo. Immaginiamo a questo punto di ricoprire il busbar di un bello strato protettivo di stagno che conduce 7. Ebbene, abbiamo ridotto drasticamente la capacità del rame. Ecco perché il consiglio che vi do, e lo vedete anche negli staccabatterie, lo vedete nei relè, lo vedete negli interruttori, è tutto rame vivo. Quindi stagnare i busbar, i contatti e quant'altro riduce la capacità e si trasforma in resistenza e quindi in dissipazione, si trasforma in calore. Alcuni usano delle rondelle che grattano lo strato superficiale in modo da entrare a contatto. Bene, se volete stagnare i vostri busbar, dovete lasciare libera la zona che sarà a contatto. Allora in quel caso sì. In quel caso il contatto è perfetto col rame protetto dallo stagno. Se no lasciate, come molti fanno, come tutti facciamo, il rame allo stato naturale. Ora, perché ho messo anche il piombo? Perché il piombo conduce 4 ohm al millimetro quadrato, che è una cosa veramente bassa. Nel momento in cui noi decidiamo di saldare qualche connessione, cavi di rame, su barre di rame, e le vogliamo saldare con questo finto stagno che vendono, che ha giustamente anche una percentuale di piombo, 60-40 o 50-50, ovvero il cosiddetto stagno, i fili di stagno per saldatura sono in realtà una lega, c'è anche il piombo. Ebbene, se noi abbiamo il rame e lo andiamo a saldare con questo stagno piombo, abbiamo in quel punto lì una strozzatura, perché la conduttività elettrica lì sarà 7, 4, 5, il mix di questi non sarà 57. Ecco perché dobbiamo andare a attaccare saldamente il cavo di rame a un terminale che poi sia perfettamente connesso con dei bulloni. A questo punto abbiamo tutta una connessione lineare senza resistenze a 57 ohm. Passiamo adesso agli altri metalli. Il metallo che ho aggiunto è il cromo, si trova al 4° posto della conduttività dei metalli per il fotovoltaico. La sua conduttività è 39, non è male. E da qui capite subito che se voglio andare a rivestire il rame di uno strato protettivo, è meglio non usare questi due metalli a 7 e 4, ma usiamo il cromo. Quindi una barretta, un busbar o quant'altro di rame cromato, che viene messo poi nei vari acidi decappanti e quant'altro, e poi la cromatura, questo condurrà molto molto meglio che non rivestito di stagno e piombo. Ecco che il cromo è un metallo che ha una conduzione abbastanza alta per questo scopo. Capite come le differenze tra la conduttività dei metalli ci fa fare poi delle scelte importanti? Passiamo a un altro metallo usatissimo, e mentre stiamo parlando, ragazzi, siamo a 10.277. In questa conversazione di 10 minuti eravamo partiti a 10.271. Abbiamo già altri 6 amici sul canale iscritti. Grazie, grazie ancora. Andiamo avanti. Eccoci qua finalmente all'usatissimo alluminio. Si trova al 5° posto. È dopo il cromo, ma è talmente vicino per cui se dovessimo usare il cromo allora è meglio usare l'alluminio. Però ragazzi, facciamo una riflessione importante: tra l'alluminio e il rame c'è quasi il doppio, c'è 57-35.
Praticamente quando facciamo un busbar di alluminio perché è facile, lavorabilissimo, costa meno del rame, abbiamo una riduzione di conduttività notevole. Ecco perché dobbiamo stare sempre sul rame. L'alluminio è usatissimo, e va anche bene, però poi dovremo curare sicuramente gli spessori. Molti motori sono costruiti oramai con l'avvolgimento in alluminio perché è più economico, ma la resa di quel motore è quasi la metà di un motore o di un generatore che sia costruito in rame invece che in alluminio. Passiamo a un altro metallo. Ebbene, qui vediamo altri due metalli che ho voluto scrivere, che sono l'ottone e il nickel. L'ottone è usatissimo, si trova molto bene, è molto lavorabile, molto secco, un po' come l'alluminio, ma il punto è questo: la conduttività è 15, è la metà dell'alluminio. Quindi non facciamo i busbar di ottone per scendere di quasi 4 volte sul rame e la metà dell'alluminio. Oppure che dire della nichelatura, andiamo a nichelare il rame, ebbene la conduttività è 13. Quindi sono tutti questi elementi che si usano per le saldature, per rivestire eccetera, ma vanno a ridurre le capacità conduttive del nostro pezzo metallico, che deve essere di rame o di alluminio per la facilità, forse un po' più economico nell'uso eccetera, ma non scendiamo ad altri metalli e attenzione a come li rivestiamo. Passiamo ad altri metalli, sono rimasti 3 molto molto interessanti. Bene, al terzo posto, non al primo, non al secondo, ma al terzo c'è l'oro. L'oro conduce 42, meno del rame. Ora, perché ho messo l'oro? Ma è usato nel fotovoltaico, l'oro è usatissimo per tutti quei contatti che vedete, ma anche nei computer, nei telefonini. Tutti i contatti sono o dorati o addirittura anche di oro pesante. Perché? Perché l'oro non si ossida. Ora, fare un busbar di oro lo vedreste sempre così lucido, come del resto si trovano le pepite nei fiumi. L'oro non ha ossidazione. E quindi è per quello che viene usato, come dicevo, nelle schede, nelle RAM, nelle SIM, in tanti punti dove viene placcato il metallo sottostante, che di solito appunto è rame, e in questo modo non abbiamo l'ossidazione, ma ovviamente ha un costo elevatissimo, quindi andare a dorare piuttosto che usarlo nel fotovoltaico così a livello manuale, andremo a togliere anelli a nostra moglie, che non avrebbe delle buone conseguenze. Bene, a questo punto parliamo di questo, del decimo. Che cos'è? Ebbene, al decimo posto nella tabella abbiamo l'acciaio inox, che conduce 1,5. Cioè, immaginate di fare le connessioni di acciaio inox. Qualcuno nel passato diceva: uso l'acciaio inox perché non si ossida, o meglio, l'inox nel tempo, lo vediamo anche sulle barche a vela, ha la cosiddetta ruggine interstiziale, cioè quella generata dalla componente ferro. Ebbene, sull'acciaio inox non abbiamo ossidazione, ma guardate il trasporto della corrente, la conduttività, 1,5, il peggiore del fotovoltaico. E voi starete già pensando: ma come, abbiamo tutti i bulloni, tutto in inox? Certo, perché quella è la connessione, cioè bullone e dado sono inox perché vanno a stringere che cosa? Altri due metalli. Le batterie LiFePO 4, che sono di alluminio, avranno sopra il busbar di rame che passa all'interno del bullone di acciaio inox perché è molto resistente e non si corrode facilmente, e sopra c'è il dado che va a stringere nei giusti modi per non sfilettare il bullone sotto. A questo punto non usiamo busbar, connessioni, terminali, oggetti vari fatti di acciaio inox, ma usiamo solo i relativi dadi e i relativi bulloni. In questo caso stiamo usando un metallo nel fotovoltaico, nell'eolico, nel giusto modo, senza che vi sia un passaggio di corrente, se non che quello superficiale della chiusura. Bene ragazzi, e mentre siamo arrivati a 1280 iscritti
Grazie ancora. Vediamo chi ha vinto il primato di miglior conduttore nei nostri impianti. Ebbene ragazzi, molti di voi lo sapranno, questi sono i segreti di Pulcinella. Al primo posto c'è il nostro caro e amato argento. Ebbene, l'argento ha una conduttività molto alta e precisamente 64. Ora, 64 è alto, non è molto più alto del rame. Ecco perché ci conviene il rame, perché invece l'argento è molto più costoso del rame. Ragazzi, questa è la tabella che vi potrà aiutare a scegliere i metalli giusti per i vostri impianti e a generare un equilibrio tra la conduttività e ovviamente il prezzo. Abbiamo visto che l'argento è al primo posto, il rame è al secondo. Abbiamo visto che non conviene rivestirli con metalli poco nobili, ma conviene lasciarli così. Abbiamo visto che l'oro è carissimo anche se viene usato, non possiamo però farci nulla. Ma adesso vedremo la sorpresa di questo video, perché è un video che insomma ci rimanda ai nostri 10.000 oramai 280 iscritti, e ho una piccola sorpresa per voi e andremo in laboratorio a realizzarla, ovvero realizzerò in maniera chimica un busbar di rame che è il miglior conduttore rivestito di argento. A questo punto faremo il busbar perfetto. Chiaramente lo dico subito, non è una cosa da realizzare, la sto facendo adesso in simpatia per il vostro video, io la farò personalmente, quindi avrò questi busbar con questa placcatura ovviamente galvanica, non certo per fusione, in argento. È un sistema molto semplice ed è uno sfizio che voglio togliere per regalare a voi la vostra simpatia, la vostra pazienza nel guardare i miei video sempre più lunghi, e vedremo quindi questi busbar in rame, lucidato perfettamente con i suoi fori, e sarà rivestito d'argento. Seguitemi in laboratorio. Ah, scusate, prima di andare in laboratorio io volevo parlarvi di una cosa speciale, perché noi stiamo facendo impianti perché amiamo l'energia fai da te, c'è una situazione intorno a noi che ci spinge anche ad avere questa passione per produrre la nostra energia, casomai c'è un blackout e quant'altro, tutte passioni personali, ma dovete ricordare, adesso che andremo a fare il busbar d'argento, che alcuni di voi potrebbero dire sì, ma d'argento che spreco, no. C'è una grande differenza tra il valore intrinseco di un bene e il valore commerciale. Che cos'è il valore intrinseco? È, se andate scientificamente, il valore di un prodotto in natura, ovvero semplicemente il costo di estrazione, il costo di produzione. Ebbene, per l'argento, come per altri metalli, questa è una cosa abbastanza semplice. Ma poi il valore commerciale diventa altissimo. C'è un esempio vecchissimo che io vi faccio, si usava a scuola, ed è questo: se io mi trovassi al Polo Nord, sto morendo di freddo e ho una manciata di diamanti, carbonio purissimo, cosa faccio? Muoio, ma li tengo perché questi valgono tantissimo? No, li accenderemo perché il diamante brucia e andremo a scaldarci. Quindi il valore intrinseco di quel bene è diventato superiore al valore commerciale perché ci aiuta a sopravvivere. Bene, e quindi quando vogliamo realizzare un busbar per una spiegazione scientifica e alla fine abbiamo fatto una batteria rivestita d'argento con anelli che erano finiti nel cassetto, non è che stiamo parlando di quantità enormi, perché con un paio di grammi faremmo tutti i busbar di una 48 volt LiFePO 4. A questo punto ci siamo anche tolti una soddisfazione, abbiamo creato qualcosa che è dettata dalla passione intrinseca di questo prodotto e non del mero valore commerciale che alla fine scema come tutte le cose. Torniamo in laboratorio, ragazzi. Innanzitutto tagliamo il busbar. Ovviamente ogni batteria ha la sua misura, non pensiate che siano tutti uguali. In questo caso per le LF280 il busbar è 7,5 tra i due perni, noi faremo un taglio a 9 cm. In questo modo andremo a creare il primo busbar e ne dovremo fare diversi. A questo punto andiamo a usare la mola per creare
il taglio tondo intorno al busbar, in entrambi i lati, dopodiché passeremo alla lucidatura. Perfetto, qui abbiamo dato la forma tondeggiante ai busbar. Andremo adesso a lucidarlo in modo da essere idoneo con l'argento. Ed ecco il busbar grezzo, pronto per essere forato, e ovviamente i due fori devono essere delle asole in modo che possa leggermente estendersi in più o in meno sulle batterie a secondo delle possibili piccole modifiche nella distanza tra i due poli. Una volta realizzate le asole, passiamo alla argentatura. A questo punto eccoci in laboratorio con i 4 attrezzi che ci servono per fare questa argentatura. Questo è il nostro busbar di rame che abbiamo ovviamente lucidato e sgrassato. Questo sarà l'effetto finale, solo che adesso è rame, dopo diventerà ricoperto di argento. Qui abbiamo l'argento, sono dei rimasugli, come vedete, di ciondoli, di orecchini, e nello specifico ho anche fuso diversi oggetti vecchi di argento per fare questa palla di argento, questo disco di argento, perché sarà molto comodo per quello che dobbiamo fare. Qui vedete un feltro, questo è quello classico di K da cucina, e ne ho tagliato una striscia che è esattamente la dimensione del busbar, vedete? Questo, una volta posizionato sopra, è esattamente della dimensione leggermente più ampia del busbar, vedete? E questo che cos'è? Questo praticamente è aceto e sale. Voi mettete il sale nell'aceto e a questo punto, finché il sale va in saturazione, quindi diciamo, qui vedete che è rimasto anche sotto, a questo punto è molto conduttivo e si crea una sostanza chimica idonea per fare questo processo di ricopertura con l'argento del rame. Ovviamente fra gli attrezzi non poteva mancare il nostro alimentatore stabilizzato che abbiamo impostato a 5 volt di potenza. In questo modo avremo anche un processo abbastanza accelerato. Comunque ci sono tante correnti di pensiero, questa è, insomma, è una sperimentazione simpatica in occasione dei 10.000, quindi non vogliamo perdere tempo a fare strati più consistenti e quant'altro. Andremo con queste tensioni e vediamo adesso il processo di lavorazione in cosa consiste. Togliamo di mezzo il feltro e l'argento in eccesso e abbiamo qui su questo piano metallico, vediamo uno dei poli, precisamente il polo negativo, viene attaccato alla superficie metallica in modo da condurre direttamente la corrente sulla piastra di rame, cioè sul busbar che abbiamo qui posizionato. In questo modo il busbar diventa conduttivo, ovvero su questo piano preleva la corrente negativa. Invece sull'altro polo, il positivo, andremo a collegare questo disco di argento. Però in che modo? Ebbene, andremo a bagnare questo feltro all'interno del nostro aceto che è rimasto col sale per un bel po' di tempo in modo da saturarsi. Quindi lo strizziamo e a questo punto andiamo a inserire al suo interno questo disco di argento, vedete? Così. Una volta inserito qua dentro andremo con la pinza a prendere l'argento, vedete? In questo modo abbiamo l'argento impugnato bene e abbiamo questo feltro che impedirà nella maniera più totale al metallo di entrare in contatto diretto con la superficie del polo negativo, altrimenti si creerà un cortocircuito. Però c'è una forte conduzione in quanto abbiamo bagnato con aceto e sale. Spostiamo questo e posizioniamo la nostra placchetta, il nostro busbar. Procediamo.
Il momento in cui andremo a strofinare il feltro sul busbar si creerà una conduzione e voi vedete che ci sono tantissime bolle che sono esattamente quelle che si creano con un qualsiasi processo galvanico elettrolitico, e pian piano si sta depositando, già lo vedete, l'argento sul busbar. Vedete? Sta diventando scuro rispetto a prima. Ebbene, noi continueremo adesso così per qualche minuto. Chiaramente più staremo, più strato si formerà. Andiamo avanti così, in modo da distribuirlo anche tra l'altro in maniera omogenea. Ho spostato in avanti anche l'alimentatore per farvi vedere che la tensione rimane a 5 e c'è un amperaggio che sale, vedete? Non è alto, viaggia tra i 50 mA ed è esattamente la corrente che serve a questo processo. Ora noi giriamo il busbar e continuiamo così. Vedete che già dopo qualche minuto che sto facendo questo, già il busbar è diventato nero, si è già ricoperto di uno strato di argento. Adesso andiamo avanti per qualche minuto ancora e poi vediamo che cosa succede. Chiaramente questa è la ricopertura dello strato superiore, cioè quello che io sto strofinando con questo panno imbevuto di aceto e sale, e come vedete si è ricoperto di argento. Guardate la differenza col dietro che invece assolutamente non ha ricevuto argento, vedete? Quindi abbiamo in questo modo già ovviamente un piccolissimo strato, però continuando in questo modo andiamo a sommare strato su strato. Questa è una cosa molto interessante perché adesso lo stiamo facendo con l'argento, che è il miglior conduttore in assoluto. Bene, se avete la pazienza e la voglia, immaginate di farvi tutti e 16 i vostri busbar della vostra batteria LiFePO 4 e hanno una conduzione che chiaramente è arrivata al top. Chiaramente questo, lo ripeto, è un video dedicato a voi cari 10.000 iscritti, ma non è una cosa che diciamo consiglio di fare, perché comunque il rame è un buon conduttore. Andiamo avanti adesso anche sull'altro lato, giriamo e tranquillamente, guardate se mi fermo su un punto solo, guardate, vedete che pian piano diventa nero, classico dell'argento. Guardate la differenza con tutto il resto del busbar di rame. E guardate questo che è già stato fatto. Vedete? Bene, ogni tanto bisogna alzare e pulire. Io lo faccio non con la carta vetrata, ma lo faccio così, con un cutter, in modo da ripristinare un po' lo strato di argento. Bene, a questo punto riavvolgiamo e continuiamo a strofinare. È molto importante, mi raccomando, non fate un cortocircuito qua, perché sennò è metallo su metallo. Invece qui c'è il vantaggio di avere un feltro imbevuto di questo liquido, quindi il passaggio di corrente non è diretto. Andiamo avanti. Vedete? Sta schiumando di più perché avendolo pulito il processo è superiore, più importante, più potente. Facciamo anche i lati. Avete capito la battuta? Praticamente staccando non succede niente, perché questo deve essere sempre attaccato al metallo, se no non ha il polo negativo. Non so se eravate attenti, però in questo modo vedete che si sta argentando. Guardate la differenza, vedete? Già in pochi secondi. Guardate lo strato fatto di qua.
invece di qui è ancora rame perché l'ho appena accennato. Bene, facciamo quest'altro lato. Ovviamente, come dicevo, più tempo stiamo e più metallo andremo a depositare sul rame. Ho già fatto anche i lati, sia questi che sopra, e ricordatevi che deve essere sempre tutto attaccato al polo negativo. Se facciamo così, ovviamente è inutile, no? Perché chiaramente c'è un solo polo che è questo positivo. Invece dobbiamo attaccarci alla superficie metallica e lavoriamo in questo modo. Ho fatto anche il lato. C'è una sorta di microschiumatura, se vedete, perché è esattamente il processo elettrolitico. A questo punto, questo è il busbar argentato, vedete? E adesso passeremo alla lucidatura come con una pasta lucidante qualsiasi. Però vedete la differenza tra il rame originario e il busbar ricoperto di argento. Vedete? Questo è esattamente il lavoro che è stato fatto. A questo punto, con una crema lucidante qualsiasi, noi spalmiamo il nostro busbar, sia fronte che retro, e andremo a lucidarlo. E una volta lucidato, adesso torniamo in laboratorio che facciamo le considerazioni conclusive. Ragazzi, non fatelo. Ci sono voluti 2 giorni per fare un busbar perché il rame con l'argento lega bene in questo processo galvanico, ma è molto molto lento. Ragazzi, vi voglio far vedere il risultato finale. Poi, se siete interessati, anche trovate nei vari siti su Amazon eccetera, dovete mettere penna galvanica. In questo modo trovate già l'attrezzo con i carboncini, se volete, piuttosto che con il feltro. Quello che ho fatto io era con un feltro di K da cucina e le tensioni erano 5 volt, 5 ampere. Questo per accelerare un po' il processo. Poi potete scegliere, nel web trovate anche nozioni tecniche, consigliato da 3 a 13 volt e 1, 2, 3, 4, 5 ampere, questi sono i target. Volete vedere il risultato finale? Questa era la barra di rame da cui ho tagliato il pezzo che mi interessava. Ebbene ragazzi, da questa barra, questo è quello che ne è uscito. Il primo in assoluto busbar al mondo in argento. Ora, questo mi sarà costato quasi mezzo anello di quelli vecchi che non si usano più, quindi vorrei regalare questo busbar d'argento a mia moglie per fare magari un portachiavi. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, è venuto un prodotto fantastico, bellissimo, lo vedete bene ed insomma, è una soddisfazione. Questo è anche il canale Energia Fai da Te. Abbiamo un busbar di rame rivestito d'argento, connessione fantastica. Attenzione, anche l'argento si ossida, quindi alla fine cosa potrei consigliarvi di fare? Di farli di rame, di rivestirli di qualsiasi metallo voi vogliate, ad esempio il cromo, piuttosto che stagnarli, piuttosto che di nickel, e lasciare, è molto facile, lasciate il punto di attacco sulla batteria esattamente di rame. Come si fa? Dovete prendere un adesivo rotondo di quelli che si usavano per i quaderni con gli anelli, lo attaccate là dove c'è il foro, fate il processo con ad esempio lo stagno, sì, presumo lo stagno sia quello protettivo. In questo modo, quando staccherete l'adesivo, vedete che avrete il rame e quello sarà la perfetta connessione della batteria. Comunque ragazzi, questo era un video non da imitare, perché per fare i 16 che servono per una batteria a 48 volt ci mettereste veramente settimane, però è bello. E questo in occasione dei 10.000 iscritti ho voluto farlo per voi, il primo
busbar, non lo so se è il primo busbar al mondo in argento, ragazzi. Se non vi siete ancora iscritti al canale potete farlo, se è vostro piacere. Ci vediamo al prossimo video.